Poi dopo che cosa ho fatto? Vediamo. Sulla foto ho fatto un livello di nitidezza che va a ravvivare i colori. Per fare questo invece possiamo andare sempre nella parte qua e qui praticamente a fianco ho questa mezza pallina, mezza bianca, mezza nera. Ho tutta una serie di cose che posso fare in maniera selettiva come livello sulla nostra fotografia, e questo è il livello di vividezza in cui io posso andare a dare della vividezza e della saturazione all'immagine, che è sempre l'immagine finale, cioè l'immagine ottenuta da tutto l'impilamento di questi livelli. Posso andare a cambiare qua il livello di vividezza cliccando su questo simbolino, quindi posso aumentare la vividezza, aumentare la saturazione. Adesso sto facendo tutte cose esagerate per farvi vedere bene. E tra l'altro questa cosa, chiedo scusa, oddio, e questa cosa può essere anche fatta in maniera selettiva, cioè se io vado a oddio, scusate, avevo tolto il livello, ecco, se io vado qua e per dire voglio cambiare la saturazione, aumento la saturazione, poi dico ma lo voglio fare solo su un petalo, posso attraverso questa maschera che è a fianco fare CTRL I e con un pennello bianco, quindi inverto e vado a mettere la mia saturazione pennellando qua sopra soltanto su un petalo. Quindi anche i livelli di vividezza, come tutti gli altri livelli che troviamo qua, possono essere mascherati a propria scelta. Adesso in questo caso io non avevo elimina maschera di livello, non volevo né fare questo né fare questo, avevo messo semplicemente un allora riportiamo a zero, avevo messo soltanto un po' di vividezza, forse un pelo di saturazione, non me lo ricordo neanche sinceramente che cosa avevo fatto, comunque qualcosina per dare un tic in più alla nostra immagine. Fatta la vividezza, ripassiamo all'altro livello che in questo caso ho cambiato perché il livello precedente ero arrivata soltanto fino alla vividezza, quindi proseguiamo di qua a farvi vedere quello che ho fatto. Dopo la vividezza ho fatto luminosità, sempre andando qua sotto vado a inserire luminosità e qui posso andare appunto a cambiare la luminosità e il contrasto della nostra fotografia. Io normalmente la luminosità non la tocco più di tanto, credo in questo caso di avere solo toccato un pochettino il contrasto esatto, quindi anche il contrasto l'abbiamo visto, contrasto e luminosità, sempre anche questo con la possibilità di avere la maschera e quindi eventualmente farlo in maniera selettiva. Adesso su questa vividezza non so perché era sparita la sua maschera, gliela rimettiamo, ma non ci cambia niente in questo momento. Successivamente che cosa c'è? Allora, finito di fare queste variazioni, io ho creato un livello finale perché voglio andare a dare un livello di nitidezza, però attraverso lo strumento accento a passaggio. L'accento a passaggio ha bisogno di un livello già completo della fotografia. Quindi torno dalla mia parte, vado a selezionare tutto quello che ho fatto fino adesso, quindi dalla base con soggetto selezionato, premo il tasto Shift da tastiera, premo il livello, scusate, il livello superiore, me li seleziona tutti come vedete, tasto di destra duplica livelli, senza preoccuparmi del nome do semplicemente ok. Lui vedete mi ha già duplicato e tenuto selezionato tutti i livelli, di nuovo tasto di destra, unisci livelli.
e lui rapidamente mi crea praticamente la fotografia finale che è il risultato di tutti questi livelli. Mi ha mantenuto queste cose, però io adesso sto lavorando già sulla fotografia finale, quindi se vado a modificare queste cose su questa foto non verranno più modificate, quindi diciamo che sono già verso la fine del lavoro e quando faccio questa operazione devo essere tranquilla di avere già tutto a posto, sebbene posso sempre poi tornare indietro, vedremo poi come. Comunque, per fare e dare questa nitidezza con lo strumento accento a passaggio, io vado a duplicare di nuovo questo livello, tasto di destra, duplica livello, lo chiamiamo in questo caso accentua passaggio e andiamo appunto, chiudo questa finestrella che mi dà fastidio, andiamo come filtro, altro, accento a passaggio. Allora, lo strumento accento passaggio praticamente va a rilevare tutti i contorni più evidenti della nostra immagine. Io posso anche scegliere di aumentare. Andando a aumentare, però, se vedete, mi prende anche la colorazione. Quindi se io vado ad applicare un accento a passaggio, in questo caso, mi andrebbe anche a cambiare la colorazione, cosa che io non voglio. Cioè voglio soltanto un livello che mi dia un po' di nitidezza a questi dettagli dei fiori. Normalmente io sto al massimo su 5, qualcosa così, 4-5, non di più. Facciamo su 5 in maniera che vi posso far vedere 5-8 che si veda meglio come modifichiamo la foto. Do ok. Naturalmente l'accento a passaggio è un grigio che va cambiato come metodo di fusione da normale a sovrapponi. Andando a ingrandire con CTRL+, avviciniamoci e vedremo la differenza. Adesso, ripeto, io l'ho fatto in maniera un po' invasiva, esagerata per farvelo vedere meglio. Clicco, tolgo l'accento a passaggio, metto l'accento a passaggio. Vedete come nei fiori mi va perfettamente a tirare fuori tutte queste nervature. Ora, la nitidezza esagerata io non la amo, però un po' di nitidezza in questi tipi di scatti secondo me ci sta. Fermo restando che adesso, nonostante ho fatto una cosa un po' eccessiva, posso sempre andarla a ridurre di opacità e quindi regolarla di nuovo anche dopo magari aver esagerato. Quindi magari posso fare un accento a passaggio con un livello più alto e poi andarlo a regolare successivamente in base alle mie esigenze. Diciamo che secondo me così potrebbe già fare un bel effetto, vedete? E quindi questo era praticamente l'accento passaggio. Guardiamo anche qua come mi ha tirato fuori bene, sebbene questo sia un pochino, adesso io sono in un ingrandimento al 200%, quindi veramente esagerato, però penso che si riesca a vedere comunque anche in questo caso quella che è la veramente tanta differenza che fa l'accento a passaggio. Ok, dopo l'accento passaggio ho un livello bianco che poi vi farò vedere dopo cosa mi è servito, ma fondamentalmente mi interessa farvi vedere che io ho spostato la mia foto, cioè se vedete questa foto che è la finale, diciamo, rispetto alla mia foto, vediamo se le metto uguali, è spostata. Diciamo che questa cosa l'ho fatta perché praticamente durante lo scatto non mi sono resa conto che avrei voluto che questi due fiori stessero leggermente più spostati, seguendo un po' meglio la regola dei terzi, ossia vi faccio vedere, mostra griglia. Ecco, questo mi va a vedere la regola dei terzi, quindi avrei voluto che questa fotografia fosse un pochino più spostata. Quindi adesso vado a prendere questi due livelli di destra con tasto Shift, così vado ad applicare l'accento a passaggio sulla mia foto
e tasto di destra duplico i livelli, come abbiamo visto prima, tasto di destra unisco livelli. Quindi qui avevo il mio livello, l'accento a passaggio, e qui c'è il livello con applicato l'accento a passaggio. Allora, dicevo che io volevo spostare questo livello in maniera che mi cadesse un pochino. Allora, innanzitutto sopra c'ho un po' poca aria e poi volevo che mi cadesse un pochettino più su i fiori, su questa parte praticamente, no? Quindi io cosa ho fatto? Per vedere questo spostamento sopra vado a inserire qua un livello che vado a riempire di bianco. Questo livello che ho riempito di bianco è semplicemente perché voglio vedere questo spostamento che io ho fatto sopra e come si comporta, perché naturalmente io poi dovrò andare a coprire queste parti. Quindi diciamo che lo posiziono più o meno così. Vediamo se è abbastanza simile, direi di sì. Lo posiziono così e poi devo andare, come vedete, a creare un bordo che mi vada a coprire queste parti. Come creo il bordo? Io lo creo, ci sono diversi modi per crearlo. In questo caso, anche se non amo usare l'intelligenza artificiale, la uso veramente poco perché sono abituata a usare tutte le cose abbastanza in modo manuale, ma tanto per farvi vedere è una piccola cosa che non va a cambiare in sé molto la fotografia. Quindi vado a creare un nuovo livello e su questo livello io vado a mettere con lo strumento selezione rettangolare, vado a fare un rettangolo qua e anche un rettangolo qua. In questa parte io gli dico che voglio che mi faccia il riempimento in base al contenuto, quindi mi posiziono sul livello di base perché lui deve andare a prendere queste cose e gli dico modifica riempimento in base al contenuto. Si apre questa finestra in cui lui praticamente in questa parte che è disegnata di verde va a rilevare le cose che gli interessano e in questa anteprima che vediamo sulla destra mi fa vedere come ha sistemato il lavoro. Possiamo ingrandire, mi pare che abbia fatto un ottimo lavoro al momento, quindi io gli dico ok e lui praticamente mi ha creato questa striscia. L'ho creata in un livello, adesso posso fare seleziona, deseleziona, così mi toglie la selezione. Come vedete l'ho creato in un livello a parte. Ho preferito fare così, così in caso ci sia qualcosa da modificare lo posso fare. Mi sembra che il risultato sia ottimo e ho anche i miei due fiori sui due quasi punti centrali della regola dei terzi. In realtà io avevo creato questo livello per mettere sopra il riempimento, ma se vedete il riempimento in realtà lui già ha creato di suo a parte un livello, quindi questo livello non mi serve più, lo eliminiamo. Allora, siamo praticamente quasi giunti al termine, ci manca praticamente soltanto, vedo qua, la firma. In realtà forse ho dimenticato di guardare se l'immagine è dritta e quindi posso fare questa cosa, cioè prendo questo strumentino che è il righello, con il tasto di sinistra lo punto da una parte dove ho una linea di riferimento della mia immagine, tipo qua, lo punto da quest'altra parte. Quindi questa è la linea di riferimento che io prendo per dire al programma di mettermi l'immagine dritta. Già a occhio vedo che non è dritta, perché se io vado a prendere un attimo la guida, con questa guida qua vedo già che c'è un pelino di dislivello. Comunque qua sopra trovo un pulsantino che dice raddrizza livello. Raddrizza livello, lui ci pensa un attimo e me lo mette
dritto per farvi vedere meglio l'effetto, perché questa era anche abbastanza dritta, cosa che in genere non mi succede. CTRL T, vado a storgere un attimo l'immagine, invio. Adesso non la vedete molto che è storta, ecco, tolgo questi due livelli così potete vedere quanto è storta adesso l'immagine. Quindi riprendo il righello, mi posiziono col tasto di sinistra da questa parte, prendo come riferimento questa linea in fondo, gli dico raddrizza il livello e in questo caso vedete che veramente il cambiamento è stato notevole. Quindi anche questa cosa qua del raddrizzamento è molto importante. Ultima cosa, io normalmente vado ad applicare la firma sulle mie fotografie, firma che la metto in maniera abbastanza educata, non invasiva, ma che per me è molto importante e mi piace metterla. La metto in un livello separato, quindi vado in crea nuovo livello, così eventualmente posso poi spostarla, opacizzarla in maniera diversa, fare cose, insomma. E la mia firma io ce l'ho come pennello, quindi vado dai miei pennelli, prendo la mia firma che è qua, e praticamente ne ho diverse qua a seconda delle dimensioni, e la vado a porre sul mio documento. Viene la mia firma che a questo punto io posso anche cambiare, adesso mi sembra anche un po' grandina, però posso anche ridimensionarla eventualmente con CTRL T e la faccio un po' più piccolina, invio. E posso anche ridurne l'opacità, infatti io di solito la metto abbastanza così poco evidente, c'è e non c'è. Mi piace averla, mi sembra che sia il completamento di tutto il mio lavoro. Bene, direi che siamo giunti al termine. Noi l'avevamo già fatto all'inizio, ma se non l'avete fatto, che io sinceramente lo consiglio sempre di fare all'inizio, il salvataggio del documento, file, salva col nome, salva nel tuo computer e come vedete c'è già, io lo scrivo di nuovo, Ortensie per tutorial, salva, lui mi chiederà di sostituire. Sì, e in questo modo io ho salvato il documento di Photoshop, quindi con tutti questi livelli che posso sempre decidere in un secondo momento di andare a modificare perché l'immagine finale non mi piace. Per salvare invece la fotografia finale vera e propria andiamo sempre su File, Esporta. C'è esportazione rapida come JPEG se volete fare un controllo veloce, ma io preferisco fare esporta come. In questo caso vediamo, oltre all'anteprima, tutta una serie di parametri dal formato in cui è possibile esportare, dalla qualità, dimensione, eccetera, e vedo anche quanto è grande qui sulla sinistra il mio file. In questo caso è un po' grandino, quindi io faccio una cosa, posso dirgli dove c'è scritto in ricampiona di scrivergli di mantenermi i dettagli dell'immagine, però di andarmi a ridurre la qualità dell'immagine, visto che in genere vado a pubblicare su Facebook o su altri social, quindi la qualità non è che si possa poi vedere più di tanto, e quindi vado a abbassare un pochettino anche la dimensione e in questo modo vedrete che si va ad abbassare anche quello che è il valore dei megabyte. Possiamo anche metterla un pochino più bassa, tanto sui social non fa molta differenza, stiamo praticamente sotto ai megabyte. E a questo punto vado a scrivere esporta, lui mi apre la cartella dove io voglio andarla a salvare, e in questo caso materiale per video, va bene, dai, Ortensie per tutorial, e salva. E a questo punto lui mi ha salvato la mia immagine. È tutto, spero che questo tutorial, che non vorrei neanche chiamare tutorial, in realtà vi ho raccontato come io
e lavoro sulle mie fotografie di still life light painting e come ho imparato un pochettino a lavorare di recente su Photoshop, magari può essere utile per qualcun altro che ancora è agli inizi. Un caro saluto, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e se magari volete altri contenuti simili fatemelo sapere nei commenti. Ciao!